Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Desfluranopiramil, Piramal Critical Care Italia SPA, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'ha Desfluranopiramil? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Desfluranopiramil durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Desfluranopiramil? Desfluranopiramil è un farmaco a base del principio attivo desflurano, appartenente alla categoria degli anestetici generali e nello specifico idrocarburi alugenati. È commercializzato in Italia dall'azienda Piramal Critical Care Italia SPA. Desfluranopiramil può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Desfluranopiramil liquido per inalazione 6 flaconi in vetro 250 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Piramal Critical Care BV. Concessionario: Piramal Critical Care Italia SPA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo: desflurano. Gruppo terapeutico: anestetici generali. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: Desfluranopiramil è indicato come agente inalatorio per l'induzione e il mantenimento dell'anestesia generale per interventi chirurgici in pazienti adulti in degenza o ambulatoriali e per il mantenimento dell'anestesia nei neonati e nei bambini. Posologia: Desflurano deve essere somministrato soltanto da personale esperto nella somministrazione dell'anestesia generale usando un vaporizzatore specificamente disegnato e calibrato per l'uso con desflurano. Deve essere immediatamente disponibile la strumentazione per il mantenimento della pervietà delle vie aeree, la ventilazione artificiale, l'arricchimento di ossigeno e la rianimazione circolatoria. Parametri come ECG, pressione sanguigna, saturazione dell'ossigeno e livelli di PCO2 dopo l'espirazione devono essere monitorati durante l'anestesia, vedere paragrafo 4.4. Posologia: la somministrazione dell'anestesia generale deve essere personalizzata in base alla risposta del paziente. Viene determinata in base all'effetto desiderato, prendendo in considerazione l'età del paziente ed il suo stato clinico. I valori MEC, la concentrazione alveolare minima alla quale il 50% dei pazienti non mostra risposta ad una incisione chirurgica standardizzata, per il desflurano diminuiscono con l'aumentare dell'età del paziente. La dose di desflurano deve essere corretta di conseguenza. La concentrazione percentuale di desflurano corrispondente ad 1 mg è stata determinata all'interno di un cilindro di gas come elencato nella tabella 1 sottostante. Tabella 1. Concentrazione percentuale di desflurano corrispondente ad 1 mg secondo l'età del paziente e la miscela di inalazione, media più meno DS. Età: N 100% ossigeno, N 60% protossido di azoto barra 40% ossigeno. 2 settimane 6 9,2 a più meno 0,0. 10 settimane 5 9,4 a più meno 0,4. 9 mesi 4 10,0 a più meno 0,7. 5 7,5 a più meno 0,8. 2 anni 3 9,1 a più meno 0,6. 3 anni 5 6,4 a più meno 0,4. 4 anni 4 8,6 a più meno 0,6. 7 anni 5 8,1 a più meno 0,6. 25 anni 4 7,3 a più meno 0,0. 4 4,0 a più meno 0,3. 45 anni 4 6,0 a più meno 0,3. 6 2,8 a più meno 0,6. 70 anni 6 5,2 a più meno 0,6. 6 1,7. N uguale numero di coppie crossover, usando il metodo up-down per la risposta quantale. Premedicazione: la premedicazione deve essere decisa dopo aver preso in considerazione le necessità individuali di ciascun paziente. L'uso di medicinali anticolinergici è una scelta dell'anestesista. Desflurano può essere associato con altre sostanze comunemente usate in anestesia, preferibilmente oppioidi per via endovenosa, benzodiazepine ipnotici. Gli oppioidi o le benzodiazepine diminuiscono la quantità di desflurano necessaria a produrre l'anestesia. La quantità necessaria di desflurano diminuisce anche con l'uso contemporaneo di protossido di azoto, N2O.
Desflurano riduce la dose raccomandata di inibitori neuromuscolari, si veda anche il paragrafo 4.5. Induzione dell'anestesia negli adulti. Tenendo in considerazione la scarsa tollerabilità della respirazione del desflurano in un paziente sveglio, il rapporto rischio-beneficio di tale procedura deve essere analizzato su base individuale. Negli adulti è raccomandata una concentrazione iniziale del 3%, con incrementi dello 0,5-1-0% ogni 2 o 3 respiri. L'inspirazione di concentrazioni di 4-11% di desflurano producono generalmente l'anestesia chirurgica in 2-4 minuti. Possono essere usate concentrazioni più alte fino al 15%. Tali concentrazioni di desflurano diluiranno in modo proporzionale la concentrazione di ossigeno e la somministrazione iniziale di ossigeno deve essere del 30% o superiore. Durante l'induzione negli adulti, l'incidenza generale della desaturazione dell'ossiemoglobina, SpO2 90%, era del 6%. Alte concentrazioni di desflurano possono indurre eventi avversi delle vie aeree superiori. Dopo l'induzione negli adulti con un medicinale endovenoso, come il tiopentalo o il propofol, il desflurano può essere iniziato a circa il 3,0%, 0,5 mEq, 6,0%, 1 mEq, indipendentemente dal fatto che il gas trasportatore sia O2 o N2O/O2. Durante l'induzione dell'anestesia con desflurano può insorgere una continua eccitazione di breve durata. Induzione dell'anestesia nei bambini. Il desflurano non deve essere usato per l'induzione dell'anestesia generale nei bambini a causa dell'alta frequenza di insorgenza di tosse, trattenimento del respiro, apnea, laringospasmo e aumento della salivazione, vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4. Mantenimento dell'anestesia negli adulti. Il desflurano al 2, 5, 8, 5% può essere necessario quando la somministrazione viene effettuata con ossigeno o con aria arricchita in ossigeno. Negli adulti i livelli chirurgici di anestesia possono essere sostenuti a concentrazioni ridotte di desflurano, 2%, 6%, quando viene usato insieme a protossido d'azoto. Se vengono utilizzate alte concentrazioni con ossido nitroso, è importante assicurare che il mix gassoso inalato contenga un minimo di 25% di ossigeno. Dosi più basse di desflurano sono necessarie quando si utilizzano oppioidi, benzodiazepine o altri sedativi, vedere paragrafo 4, 5. Mantenimento dell'anestesia nei bambini. Il desflurano è indicato per il mantenimento dell'anestesia negli infanti e nei bambini. Possono essere mantenuti livelli adeguati di anestesia chirurgica in bambini con concentrazioni di desflurano di fine respirazione pari al 5, 2, 10% con o senza l'uso contemporaneo di protossido di azoto. Sebbene concentrazioni di fine respirazione fino al 18% di desflurano siano state somministrate per brevi periodi di tempo, se con il protossido d'azoto vengono usate alte concentrazioni, è importante assicurare che la miscela inspirata contenga un minimo del 25% di ossigeno. Il desflurano non deve essere usato per il mantenimento dell'anestesia in bambini non intubati con meno di 6 anni a causa di un aumento dell'incidenza delle reazioni avverse respiratorie, vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4. Uso in chirurgia odontoiatrica. La somministrazione di desflurano Piramal per l'uso odontoiatrico deve essere limitato ad interventi chirurgici in ospedale e ambulatorio, vedere paragrafo 4, 3. Popolazioni particolari. Pazienti con compromissione renale epatica. Concentrazioni di 1-4% di desflurano insieme a protossido d'azoto o ossigeno sono state somministrate con successo in pazienti con compromissione cronica renale o epatica e durante il trapianto di rene. A causa del metabolismo ridotto, non è necessario un aggiustamento di dose in pazienti con compromissione renale o epatica. Induzione in pazienti sottoposti a interventi di neurochirurgia. Desflurano deve essere somministrato a 0,8 mEq o un valore inferiore e insieme a induzione con barbiturici e iperventilazione, ipocapnia, fino alla decompressione cerebrale in pazienti con aumenti noti o sospetti della pressione del fluido cerebrospinale, CSFP. Deve essere fatta attenzione a mantenere la pressione di perfusione cerebrale, vedere paragrafo 4, 4. Uso di desflurano in pazienti ipovolemici, ipotesi e debilitati. Come per altri potenti anestetici inalatori, in questi pazienti è raccomandata una concentrazione più bassa di desflurano. Modo di somministrazione. Desflurano è somministrato per via inalatoria. Controindicazioni. Desflurano non deve essere usato in pazienti in cui sia controindicata l'anestesia generale. In pazienti con ipersensibilità nota agli anestetici alogenati o ad altri composti idrocarburici alogenati. In pazienti con propensione nota o sospetta all'ipertermia maligna, MH, o con una tendenza ereditaria all'MH.
per l'induzione dell'anestesia nei bambini, a causa del rischio significativo di tosse, trattenimento del respiro, apnea, laringospasmo e aumento della salivazione. Per il mantenimento dell'anestesia in bambini non intubati con meno di 6 anni a causa di un aumento dell'incidenza delle reazioni avverse respiratorie. Come unico anestetico in pazienti a rischio di malattia arteriosa coronarica o in pazienti nei quali sia indesiderato l'aumento del battito cardiaco o della pressione sanguigna. In pazienti con storia di epatite confermata o in cui si siano verificate disfunzione epatica da lieve a moderata, come ad esempio ittero, febbre inspiegabile o leucocitosi/eosinofilia, dopo la somministrazione di un precedente anestetico allogenato. In pazienti che si sottopongono a procedure dentali al di fuori di un ospedale o un ambulatorio. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Desflurano deve essere usato con cautela in pazienti non intubati. Ipertermia maligna, MH, in individui sensibili, anamnesi di ipertermia maligna, miopatie come distrofia muscolare, sindrome di King, distrofia miotinica, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il protossido d'azoto usato simultaneamente diminuisce la MEC del desflurano, vedere tabella 1. Rilassanti depolarizzanti e non depolarizzanti. I rilassanti muscolari comunemente usati sono potenziati dal desflurano. La tabella 2, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere desflurano Piramal durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere desflurano Piramal durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. A causa del limitato numero di pazienti studiati, la sicurezza del desflurano non è stata stabilita per l'uso nelle procedure ostetriche. Desflurano ha un rilassante uterino e riduce il, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non vi sono dati sull'effetto di desflurano in seguito ad anestesia sulla capacità di guidare veicoli o sull'uso di macchinari. Tuttavia i pazienti devono essere avvisati che la capacità di svolgere tali attività può essere compromessa dopo l'anestesia generale. È pertanto consigliabile astenersi da tali attività per un periodo di 24 ore dopo l'anestesia. Effetti indesiderati. Desflurano può provocare una depressione cardiaca e respiratoria dose dipendente e un leggero aumento dei livelli di glucosio ematico intraoperatori. La maggior parte degli effetti indesiderati sono lievi o moderati. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi e trattamento del sovradosaggio. Si può ritenere che i sintomi di sovradosaggio da desflurano siano simili a quelli osservati con altri agenti volatili e comprendano approfondimento dell'anestesia, depressione cardiaca e respiratoria in pazienti che respirano autonomamente, ipotensione in pazienti ventilati nei quali l'ipercapnia e l'ipossia si possono verificare solo ad uno stadio avanzato. In caso di sovradosaggio, occorre adottare le seguenti misure. Interrompere immediatamente la somministrazione di desflurano, assicurare la pervietà delle vie aeree ed iniziare una ventilazione assistita o controllata con ossigeno puro. Le funzioni emodinamiche devono essere adeguatamente supportate e mantenute. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Sistema nervoso. Anestetici. Generali. Idrocarburi allogenati. Codice ATC. N01AB07. Desflurano appartiene alla famiglia dei metiletileteri allogenati che vengono somministrati per inalazione, causando in maniera dose dipendente, temporanea perdita di proprietà farmacocinetiche. Caratteristiche generali. Come atteso in base al profilo chimico-fisico, gli studi di farmacocinetica nell'animale e nell'uomo indicano che desflurano entra più rapidamente nell'organismo rispetto agli altri anestetici volatili, rendendo possibile dati preclinici di sicurezza. Sicurezza farmacologica, tossicità acuta e subcronica. I dati non clinici sulla tossicità acuta e subcronica di desflurano indicano che questo instaura, in modo concentrazione dipendente, una depressione prevedibile e controllabile. Elenco degli eccipienti non presenti. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.